Buongiorno ragazzi, oggi parliamo dei verbi nel presente e come coniugarli. Ogni verbo ha una radice e poi la terminazione, cioè le tre lettere finali. La maggior parte dei verbi finiscono con are, ere e ire, però se questi verbi sono riflessivi si rimuove la lettera finale e si aggiunge il pronome riflessivo si. Per esempio, svegliarsi o farsi la doccia. I verbi così. Adesso vi faccio un esempio della coniugazione di un verbo normale, non riflessivo, nel presente. Ecco il nostro verbo, parlare, which means to speak. Per coniugare questo verbo togliamo are e ci rimane la radice P-A-R-L, parl. Adesso possiamo cominciare a coniugare il verbo aggiungendo le terminazioni parlo, parli, parla, parliamo, parlate, parlano. Si fa così anche con i verbi ire e ere. Prendiamo sentire come un esempio, which means to hear. La radice è S-E-N-T, sent. Poi aggiungiamo le terminazioni. Sento, senti, sente, sentiamo, sentite, sentono. Vi annoiate? Adesso facciamo il verbo ere, vedere. Vedo, vedi, vede, vediamo, vedete, vedono. Adesso che sappiamo coniugare i verbi regolari, coniughiamo alcuni verbi irregolari. Un verbo è irregolare perché la radice cambia solo quando si coniuga il verbo. Diamo un'occhiata a un esempio. Andare, un verbo che sapete molto bene ormai. Vado, vai, va, andiamo, andate e vanno. Andare è un boot verb. Che vuol dire? Vuol dire che cambia la radice solo quando si coniuga il verbo alla prima persona e alla seconda persona plurale, cioè noi e voi. Insomma, solo le coniugazioni del verbo fuori dello stivale o il boot.